È una storia lunga questa del suonare in ottava. Comincia tanti anni fa, diciamo qualche decina di anni fa. È una storia che inizia con il sottoscritto, che era uno studentello di conservatorio, e il mio amico Giuliano era invece già un mito del violinismo italiano, la grande scuola veneta del violino. Il diploma nel 70 e subito l'invito dei Virtuosi di Roma, che era così il massimo, un giovane violinista poteva ambire di carriera, e poi soprattutto sostituivo il mio maestro Luigi Ferro, che era un grande vivaldiano. No, io ricordo un concerto che abbiamo fatto insieme. Io facevo un concerto di Bach e Mario suonava nell'orchestra, quindi mi accompagnava, lui era un ragazzino. Abbiamo sentito che Brunello ha vinto Tchaikovsky. Mi viene la pelle d'oca ogni volta che ricordo questo aneddoto, mi viene la pelle d'oca perché l'emozione. E a un certo punto dico: ma Carmignola dove è finito? Si è eclissato alla Fenice in Venezia. E allora non so come ci siamo sentiti e gli ho detto: ma perché non facciamo qualcosa? Dopo il premio Tchaikovsky, per me Mario è un mito, è un mito, no? Allora mi chiede di fare il doppio di Brahma, dico: ma io non mi sento all'altezza, e poi mi ha... E là. Sala di un aeroporto. Ah, sì. Il gate, io arrivavo da non so dove, lui arrivava da non so dove, comunque in questo aeroporto a Monaco di Baviera. Io aspettavo di imbarcarmi e vedo dalla scala mobile venire giù questo occhiale nero, e questo è Carmignola, cioè non può essere che Carmignola. E io vedo dalla scala mobile una sagoma di un violoncello rosso. Cosa fai, Mario, qua? Combinazione. Ma quanti anni, ma come mai, ma come su e giù, eccetera. Avevamo i posti assegnati uno accanto all'altro casualmente, per cui ci saremmo incontrati anche se non volevamo. E cosa fai qua? Non so, io adesso mi sta appassionando questo violoncello piccolo, perché non facciamo qualcosa insieme? Ah sì, facciamo qualcosa insieme. Figurati. La sorpresa e la gioia di trovarmi adesso non più ad accompagnare dal basso il mito Carmignola, ma dover giocare di fioretto con gli archi proprio, no, alla pari. Per un violoncellista suonare questa musica è come vestirsi con un abito magico che ti fa volare, ti fa fare delle cose che non avresti mai immaginato di fare. O no? Ah sì, certo, hai detto tutto, quindi basta.
No, volevo dire appunto, sì, te ti sei di fare, ma mi non sento tanta differenza. No, sì. che c'è differenza. Ma no, Mi faria il perché primo movimento. incupisce un po', meno No, mi brillantezza. diria che c'è il contrario. Cioè, quando te fai il secondo evento incupisce.